Ho messo a soffriggere un po' di cipolla con la carota e ho aggiunto anche i pomodori che li abbiamo conservati l'estate. Voglio fare gli involtini di verza. Aggiungo semplicemente il soffritto con la cipolla, carota e pomodori, carne macinato, uova e un po' di formaggio, sale e pepe. Consegnato i compiti, non si vedrà. Abbiamo già consegnato i compiti. Capito? Alberto, ti devi collegare con l'inglese. Quanti minuti mancano? 8. Dai, ma dove vedi? Qua sono 8. Anche qua sì, sono 8. E quando arrivano quando arrivano i 5, i 7. Quando arriva i 7. Ma dove 7 è arrivato. Dove è arrivato 7? Manca 7 minuti? 7 minuti. Qua. Sì, 7 minuti. I 7 minuti. Mancano altri 5. Manca i 5. Adesso io Come si chiama il tuo pro? Vediamo. 5. Melorad. Medorado. Metto prima la carta da forno, dopo quella stagnola, la carta di alluminio. La carta da forno in questo modo mi crea più vapori dentro e così i nostri involtini si cucinano meglio. Sì, lo conosci già un pochino? Sì. Ok, dai. Per esempio, se io ti chiedessi what's your name My name Alberto. is Alberto. And how old are you, Alberto? Diciamo 6. Ok, molto bene, molto bene. Allora, innanzitutto io ti vorrei presentare Charlie, che è la nostra mascotte che ci seguirà in questa lezione. Questa qui, innanzitutto, sarà una lezione interattiva dove possiamo non solo vederci e parlare, ma possiamo anche utilizzare tutta una serie di tool per disegnare, per scrivere, eccetera, eccetera. Sei pronto? Yes. Yes, ok. Quindi se non è bravo, in inglese diciamo bad. Bad. The zombie is bad at basketball. Basketball. Ok. The creeper is good at basketball. It is as creeper. Ok. The zombie is bad at basket. Sei bravissimo, Alberto. Complimenti che hai vinto anche la quinta stellina di oggi. Ciao a tutti, eccomi qua ragazzi, è da tanto che non ci vediamo, vi dico che veramente mi siete mancati tantissimo. Intanto vi ringrazio perché vi siete preoccupati per me, mi avete cercato su Instagram, dappertutto. Allora ho avuto un po' di settimane impegnative, ho dovuto fare un po' di corsi per quanto riguarda l'altra attività, poi sono andata anche a casa dai miei. Adesso Alberto ha iniziato a imparare lingua inglese e volevo anche condividere con voi questa nostra esperienza, se magari siete in ricerca ecco, per i vostri figli, penso che vi posso dare una mano a chiarire le vostre idee. Abbiamo scelto questa scuola, la scuola si chiama All Right. Mi piace tantissimo, mi piace perché il bambino viene coinvolto in una maniera molto naturale, mentre lui gioca ecco anche impara la lingua inglese, imparati con insegnanti di madrelingua, in questo caso l'inglese. Mi piace perché gli insegnanti sono molto preparati, sanno veramente comportarsi bene con i bambini, riescono a capire come prenderli, come coinvolgerli. Quello che mi ha colpito tantissimo, ad esempio quando Alberto si collega con l'insegnante, no, loro lì sul schermo fanno vedere tipo vari cartoni, disegni per coinvolgere il bambino, per motivarlo più che altro.
E cosa succede? Quando l'insegnante percepisce che il bambino non è tanto interessato magari a quella immagine o a quel cartone, allora cambia subito. In pochi minuti riesce a capire qual è la strategia giusta per il vostro figlio, sono veramente molto preparati. I bambini oggi comunque tendono magari a stare più al computer, al telefono, al tablet, in questo modo loro comunque magari possono stare al computer però con una logica e con un senso. Ad esempio, io parlo e scrivo 3 lingue e mastico un po' di inglese, e adesso che Alberto studia l'inglese io comunque sono vicino a lui, o anche se cucino lì qualcosa li sento, no? E che nel frattempo imparo anche io la lingua inglese. La stessa cosa vale anche per la Giulia, no? La sorellina più piccola, lei sta comunque vicino, non lo disturba niente, e nel frattempo impara anche lei, per cui è con un altro lato positivo. Se magari avete, ecco, più fratellini, comunque secondo me vale la pena, ecco, di fare questi corsi. Con la scuola Allright potete già iscrivere i vostri figli all'età di 4 anni, se hanno già compiuto 4 anni, da 4 anni in su loro danno, ecco, la possibilità di imparare. Dopo cosa succede? Voi vi iscrivete, avete prima lezione gratuita, così l'insegnante riesce a capire lo stato del vostro bambino, quanto sa l'inglese, in che modo lui si coinvolge. Dopo, quando è finita la lezione, vi arriva un messaggio sul telefonino dove vi spiega tipo il vostro bambino, ecco, quanto sa l'inglese, che tipo di lezione ha bisogno, insomma vi dà tutto dettagliato. Un'altra cosa, vi potete collegare da tutto il mondo, poi ci sono più possibilità. Ad esempio fate l'abbonamento e decidete di partecipare soltanto il vostro bambino e l'insegnante, o se no c'è anche un gruppo con più bambini da tutto il mondo. In questo modo loro imparano tutti insieme e anche il bambino in questo modo potrebbe fare l'amicizia con gli altri bambini. Se siete interessati vi lascerò tutto nella descrizione, il loro link, così voi potete fare con una lezione gratuita, così decidete voi con quello che va meglio per voi. E un'altra cosa, avete anche un buono sconto di 2 lezioni gratuiti, però queste 2 lezioni vengono accettate soltanto quando voi fate il primo abbonamento. Ecco, quando voi fate il primo abbonamento, inserendo il codice Erika Home, avete 2 lezioni gratuite. L'applicazione è gratuita, ve lo installate sul vostro cellulare o sui vostri dispositivi.
Adesso cuciniamo qualcosa di buono. Intanto ho messo a scaldare un po' di latte e metto dentro il latte a fare sciogliere un po' di zucchero e anche lievito. L'ho lasciato lievito con il latte così circa 7-8 minuti. Adesso metto tutto in planetaria, aggiungo anche la panna fresca. Per questa ricetta abbiamo bisogno di un uovo intero più un torlo. Perfetto, abbiamo quello che serviva. Faccio sciogliere il burro. Zucchero l'ho messo con il latte e lievito, invece adesso ho aggiunto un cucchiaino di sale. Aggiungiamo la farina un po' alla volta. Lasciamo riposare circa un'ora, un'ora e 20, visto che comunque dentro c'è il burro, c'è la panna, fa più fatica a crescere. Lo copro proprio bene bene con una tovaglia. Preparo adesso per il ripieno. Qua ho il formaggio, quello che ho trovato in frigo. Abbiamo bisogno comunque di un po' di feta greca, un uovo e poi vedete voi il formaggio, quello che avete in casa. Comunque ha bisogno di un formaggio più morbido. L'ho grattugiato e aggiungo qua dentro anche un po' di mozzarella. L'impasto è pronto, è stato un'ora e 15 minuti. Adesso l'impasto risulta molto elastico e è un piacere lavorare con lui. Lo spalmo con un uovo e un po' di latte e aggiungo sopra anche un po' di mozzarella, quella che mi è avanzata. Siamo arrivati, eccoli. Allora, ecco i fogli trovati.
in forno a 195 gradi finché vedete che è pronto, dipende dal vostro forno. Sotto comunque ho aggiunto anche una ciotola con l'acqua, abbiamo bisogno di vapori. Io? Aspetta, aspetta. An ocean, a cave, a dream that no one could save.